Cos'è mai questa cosa? Oltre ad essere un disegno fichissimo, è il simbolo della mia libertà. Sì, sì, perché è da mesi che non disegno nulla per la mia semplice voglia di disegnarlo e siccome un mio amico mi ha detto che c'era un contest per un disegno per un gioco che si chiama LOL, League of Legends, e allora mi sono messa a farlo e quindi mi sono sentita molto genio della lampada, tipo, oh, ma essere libero! Niente più comanda padrone, comanda padrone, comanda padrone, essere padrona di me stessa. Quindi è stata una cosa fichissima poter disegnare una cosa, ok, c'era un tema, era il capodanno cinese di questo diamine di gioco, però a parte quello ho fatto quello che mi pareva e mi sono divertita un casino, quindi yeah! Postscriptum, se volete vedere il video del making of vi lascio il link che è nell'altro mio canale. A parte questo, andiamo all'angolo della posta. Questa ragazza di cui non provo nemmeno a leggere il nick mi ha chiesto: è per caso possibile replicare digitalmente l'effetto sfumato dei pennarelli Copic Sketch, quelli che usa Fantasvale? Non sapete che è Fantasvale? Vi metto il link anche di Fantasvale. Ad ogni modo, i disegni in questione sono questi, che sono puccissimi, che fa appunto questa ragazza Valentina, che è qua di Castelfranco, dietro l'angolo. E quindi ho studiato il disegno per un po' e ho provato a replicarlo con Photoshop. La peculiarità di questo tipo di colori, di questi marker, è che sfumano tantissimo e sono molto brillanti. E quindi ho tentato di fare lo stesso effetto con Photoshop. Per l'occasione non mi sono messa a disegnare con la penna e quindi l'effetto chiaramente è diverso, però ho imitato i personaggini che disegna lei e questo qui è l'effetto che sono riuscita ad ottenere io con Photoshop e meglio di così ragazze non si può, mi sa. Dunque, quello di cui abbiamo bisogno è un paio di forbici arrotondate magari, Giovanni Mucciaccia e via con Art Attack. Per fare questo ho utilizzato un fondo bianco, un livello con la linea che ho disegnato con Photoshop e quindi non è figa come quella disegnata a penna. Ho trovato una texture tipo carta che ho messo sotto alla linea e ho utilizzato come metodo di fusione bruciatura lineare, linear burn, o con l'opacità al 67%, poi però dipende dal tipo di carta che trovate voi, insomma, andate a occhio. Comunque al momento questa non ci serve e ci dirigiamo al livello con il colore. Per fare questo effetto qui basta, sì, credo si possa fare anche col mouse, ci vuole un pelo di pazienza in più ma è fattibile anche col mouse. Si utilizzano un sacco di livelli, un sacco di sfumatura e lo strumento Smudge Tool, che non so come si traduca in italiano, però è questo qui fatto con la manina e il ditino. Dunque, questa parte qui l'ho già fatta e me la tengo così com'è. Creo un nuovo livello al di sopra di questo per fare il vestito. Il vestito lo voglio che resti bianco ma con le punte colorate sfumate, quindi vado a prendere un pennello rotondo, normalissimo, opacità 50%, 60% a vostra discrezione e decido che lo faccio sento che sceglierò un colore che non c'entra una mazza. Vabbè, lo facciamo a caso, non importa, amen. Allora, il trucco è fare come si farebbe con quel tipo di pennelli, è andare sui bordi e poi pian piano cambiare colore e sfumarlo. Noi non abbiamo questa necessità, possiamo sbordare allegramente, ma al tempo stesso dobbiamo aspettare che il computer decida di non andare in palla. Aiuto! Vabbè, ci rivediamo quando riparte, eh? Ok, il computer aveva deciso di deflagrare, quindi ho perso l'ultima parte. Vabbè, poteva andare molto peggio. Dicevo, pennarello rotondo, opacità 50-60 cosa, andiamo a dare il colore, anche andando fuori dai bordi,
coi colori che vogliamo sfumare tra di loro. Ma non serve creare già la sfumatura perché la faremo in un secondo momento, semplicemente utilizzando lo strumento, anzi il filtro sfocatura. Andiamo con dei bei colori sgargianti da uccidersi gli occhi. Perfetto. Una volta che abbiamo dato il colore di base, utilizziamo il filtro sfocatura gaussiana, ma non in maniera troppo sfumata così. Una sfumatura del genere secondo me va bene per uno sfondo, ma un po' più delicata, anche che non sia proprio bellissima da vedere, perché la andremo a sistemare in un secondo momento con lo strumento Smudge Tool rotondo col bordo sfumato tipo questo e con una forza di 30-40 circa. Praticamente questo strumento, vi faccio vedere come funziona bene, serve a smuovere il colore in qualche modo, quindi quando noi andiamo a usarlo lo sfuma ma seguendo la direzione che gli diamo, quindi è abbastanza manuale, diciamo. E con questo strumento posso fondere i colori come più mi aggrada, dandogli anche del movimento, quindi facendogli andare più avanti o più indietro, ad esempio in questo caso per seguire l'andamento dei petali. O dandogli un effetto strano. Comunque l'importante è che non sia la sfocatura netta e uniforme che Photoshop crea in automatico, perché si vede che è proprio troppo uniforme, gli manca quel che. Se il livello mi soddisfa, io posso comunque andare ad aggiungere un nuovo livello con ad esempio del bianco, se voglio smorzare dei colori, ad esempio qui, o del giallino, verdino, ad esempio. Comunque l'importante è creare più livelli per dare degli effetti strani. Ad esempio questo, nel momento in cui la sovrapposizione mi va bene, posso anche giocare con l'opacità o con i filtri, premo CTRL E per fondere i livelli. Adesso, siccome Fantasvalia ad esempio mette spesso delle macchioline di colore, lo faccio anch'io, allo stesso modo potete in dei punti aggiungere delle ombre, cioè creare un nuovo livello, mettere del colore per fare un'ombra, e una volta che è opaco quanto basta, secondo il vostro gusto, potete fonderlo. In questo caso non uso nemmeno la sfocatura ma solo lo Smudge Tool, perché voglio creare un effetto come se le macchioline fossero un po' sciolte. E per questo mi piace questo strumento, perché dà questo effetto un po' annacquato, ecco. Brindiamo. Oddio, perché mi sono venuti in mente gli Aristogatti con lo zio Reginaldo? Ok. Adesso sono contenta, questo è il mio livello, per quel che mi riguarda è finito. È sufficiente andare con la gomma rotonda col bordo sfumato, opacità 100%, a togliere quello che è di troppo. In realtà in alcuni punti, volendo, si può lasciare volontariamente un po' di colore che sborda, perché in effetti coi marker che stiamo cercando di simulare
capita che il colore vada fuori ogni tanto, quindi una macchia qua e là secondo me fa anche eh, è più realistica, ecco. O una macchia bianca, ad esempio, se sbagliate con la gomma entrate troppo dentro alla linea. Secondo me l'errore ci sta da più realismo. Un ulteriore effetto che io ho dato è stato poi con il filtro acquerello, che però tende a scurire, quindi una volta che viene usato bisogna poi andare a sistemare e regolare i colori. Giusto per non lasciare il resto vuoto, creo un altro livello e faccio velocemente le ali. Una volta che ho colorato tutto quanto, aggiungo l'effetto che vi dicevo prima, ovvero l'effetto spugna, con comodo. L'effetto spugna con definizione 0, pennello sottile e la barra della smoothness abbastanza in alto, la liscezza, o come diamine si chiama in italiano. Gli do l'ok e non so se si vede adesso da lontano, ma dà un effetto un po' irregolare in certe parti al colore, cioè è meno liscio, oltre al fatto che scurisce il tutto, come vi avevo già anticipato, e quindi io per rimediare premo CTRL M con le curve, schiarisco e con CTRL U vado ad aumentare un po' la saturazione, così un po' troppo, carina in bianco e nero, in modo da ripristinare il colore come era in origine. Una volta che è tutto come dovrebbe essere, posso premere CTRL E fondere a tutti i livelli. Tra l'altro il vestito non l'avevo fatto non gli avevo messo l'effetto acquerellato, quindi premo CTRL F per ripetere l'ultimo effetto utilizzato. In questo caso vedo che mi va a rovinare la composizione, quindi posso allegramente non utilizzarlo. Seleziono con CTRL SHIFT tutti e tre i livelli col colore, premo CTRL E e li fondo in un unico. Questo qui è l'effetto senza la texture, questo qui è l'effetto finale. Le palline, l'effetto acquerello me le ha rovinate, quindi vado a ripristinare con lo Smooth Tool l'effetto che piaceva di più a me. E questo è il disegno alla fine. Ovviamente se invece che la linea fatta col computer, cara, avesse quella lì fatta a china, sarebbe ancora più carina e certamente più simile ai disegni di Valentina. Comunque, per essere fatto al computer è abbastanza simile, e ovviamente mi era stato chiesto perché, essendo che quel tipo di pennarelli costano parecchio, se uno vuole provare l'effetto eccetera senza andare a spendere una barca di soldi, può fare in questo modo. Poi se gli piace, ovviamente è un investimento che col tempo si ripaga con la soddisfazione, penso, come tutte le cose. Anch'io ho speso una barca di soldi in colori e fogli di carta che sì, magari non mi servono a niente, però è tutta un'altra storia rispetto al disegnare
in digitale, perché non puoi toccare, non puoi annusare il foglio, non puoi grattonarlo, non puoi vedere il colore che ci si scioglie sopra, quindi certamente dà più soddisfazione quella. Però se uno deve fare delle prove e non ha soldi da spendere, diciamo che questo è abbastanza simile. Spero sia stato utile. Persona col nick che non riesco a pronunciare, GM, Android, qualcosa. E se avete domande o altro, io sono qua. Ciao ciao!